Ciao ragazzi, mi chiamo Flavio Camorani, sono un collezionista Fender Vintage, titolare di una collezione appunto riposta in Italia, tra i quali ci sono anche tutti i modelli di bassi Precision. Essendo voi appassionati del Precision Bass Fan Page, vado a presentarvi una carrellata da ora in futuro di tutti i prodotti che sono stati creati dalla Factory a partire dal 1951. Nel mese di novembre, mese nel quale al NAMM venne presentato ufficialmente a tutto il mondo per la prima volta il basso elettrico, chiamato appunto da Leo Fender e dai suoi collaboratori Precision Bass. Qui abbiamo un esemplare numero di serie 0109, quindi risalente appunto al gennaio 1952, ed è uno dei primissimi bassi costruiti dalla mano dell'uomo. Basso naturalmente che è derivato dall'esigenza richiesta appunto a Leo Fender di poter ottenere le sonorità del contrabbasso, però in maniera trasportabile, in maniera molto più definita e soprattutto in maniera amplificabile, a livello sonoro molto più potente di un contrabbasso normale. Quindi Leo Fender si inventò, dopo aver creato la Telecaster, un basso che fosse ideato come la Telecaster, con una scalatura a tasti con dei fret, e da questo il fatto che avesse i tastini sul manico ha dato anche proprio il nome, tipo Precision, proprio perché precisamente il musicista sapeva dove metteva le dita sulla tastiera, contrariamente al contrabbasso che è fretless. E praticamente Leo Fender si è inventato appunto il basso elettrico. Il basso elettrico nasce nel novembre del 1951 al NAMM ed è prodotto con un corpo in frassino, in alcuni casi in un'unica asse, e il manico in acero. Naturalmente la sua forma è molto futuristica ed è rimasta inalterata negli anni, quindi malgrado i vari disegni, malgrado i prototipi, malgrado tutto quello che è stato creato dopo anche da altre ditte, il Precision è rimasto sempre in questa conformazione, cambiando semplicemente la forma della paletta nel 1957 e un pochino la sua elettronica, che dal 57 appunto fine 56 venne modificata con due saponette, è cambiato il ponte, insomma ci sono state diverse evoluzioni, ma oggi vi vado a presentare il basso per come è nato. Si chiama slab body in quanto il suo corpo, se potete notare, non ha nessuna smussatura e praticamente è come la Telecaster, in frassino. E già dal 1953 Leo Fender, rapportandosi sempre ai musicisti, chiedendo loro le loro impressioni, i difetti eventualmente che potevano riscontrare sullo strumento eccetera, emerse il fatto che i musicisti venivano infastiditi da questo spigolo che è dato all'altezza dell'ascella, per cui venne apportato una fresatura che dal 1954 apparirà appunto in modifica al Precision. Il manico in acero in un unico pezzo è comunque molto importante, è un manico sezione C, abbastanza rilevante. Il poggiadita è composto da un'unica vite ed è posto nella parte inferiore, soltanto dal 1973 verrà posto, fine 73, nella parte superiore del basso. I comandi hanno praticamente due potenziometri che hanno da 250k, che hanno anche una resistenza e un condensatore. La resistenza scomparirà nel 1956 nel circuito elettronico. Il pick-up invece, è un single coil a 4 polarità con i poli flat, quindi sono esattamente tutti pari, e soltanto
in successione i poli verranno messi in modo disassato, proprio perché, come per la Telecaster, Leo Fender aveva previsto appunto questa situazione di pick-up flat. Il ponte invece è composto da due sellette, un materiale plastico molto rigido che nella maggior parte dei casi è andato distrutto proprio perché essendo in fibra con le vibrazioni, con gli urti eccetera tendeva a rompersi, a frantumarsi, ed è stato rimpiazzato nel 1953 da sellette di acciaio, di ferro nichelate. Parte integrante dello strumento, anche se era un accessorio richiesto a parte, quindi veniva eventualmente acquistato pagando una cifra extra allo strumento, è la custodia che nel 1951 nacque in questo diciamo formato di una jig bag veramente molto importante. Perché è prodotta in cuoio molto resistente, tanto è vero che dopo tanti decenni è ancora perfettamente funzionante con le cerniere e con le maniglie in ordine, e praticamente è una custodia imbottita prodotta dalla S&S o prodotta da altre ditte di quel tempo per la Fender, che aveva determinati requisiti come la maniglia con chiusura a lancetta, la cerniera timbrata USA, quindi aveva diciamo dei connotati molto caratteristici, ed è appunto parte integrante dello strumento, anche se comprata in parte, comprata in extra. Ecco, la custodia nel 1954 da jig bag divenne in tweed, quindi fatta in legno col manico in posizione centrale, tanto è vero che si chiama Tweed Center Pocket, molto difficile da reperire perché nei trasporti andarono distrutte eccetera, quindi la custodia Center Pocket dal 54 diventerà fino a marzo 55, anno in cui da Center Pocket sarà Diagonal Pocket, quindi cambierà poi nei modi che vi andrò a spiegare in futuro la casa di questo basso meraviglioso. In merito alle cose che vi ho raccontato appunto sulla nascita del Precision Bass, potete trovare illustrazioni, spiegazioni sui miei 3 libri, Our Vintage Soul 1, 2 e 3, potete anche contattarmi nel mio sito personale flaviocamorani.it, oppure trovate anche la possibilità di contattarmi tramite il profilo Instagram Fender Vintage Collection. E con questo mando un carissimo saluto ai ragazzi del Precision Bass Fan Page. Grazie, Flavio Camorani.